Ciao e benvenuto sul mio canale. Nel video di oggi ti parlerò di come fare editing di base per la tua traccia audio del tuo podcast. Quindi immaginiamo che tu abbia registrato la tua voce, adesso devi pulirla, cioè eliminare tutte quelle imperfezioni che rendono la tua voce non perfetta, per cui andiamo a togliere le pause, andiamo a togliere i rumori di fondo, quindi fruscio o altri rumori, andiamo a togliere magari delle imprecisioni che ci sono state, dei respiri in più. Quindi andiamo a pulire la traccia. Ti farò vedere in questo breve tutorial nel quale utilizzerò Reaper, che era la mia digital audio workstation, quella che utilizzo normalmente per fare podcast. Ti farò vedere appunto come effettuare tutte queste operazioni di base in modo tale che la tua voce sia pronta per poi essere eventualmente effettata tramite compressori, equalizzatori o quant'altro. Bene, iniziamo allora. Ti ricordi, nel video precedente abbiamo registrato la nostra traccia audio, ti ho fatto vedere come registrarne due, adesso ne abbiamo una. Quello che si fa in un secondo momento, subito dopo aver registrato la traccia audio, è quella di andarla a pulire, fare quello che viene definito editing della traccia. Perché? Perché ad esempio all'inizio di solito c'è sempre un po' di spazio vuoto prima che si inizi a parlare, per cui molto probabilmente quello spazio vuoto non ci interessa, per cui ingrandiamo, zoomiamo il nostro file e ci accorgiamo che, guarda, la traccia audio diventa sempre più piccola, sempre più piccola, sempre più piccola, perché la stiamo appunto ingrandendo, e possiamo fare un taglio. Ti consiglio di fare sempre i tagli sulla linea dello 0 dB. Ok, sempre qui, quindi non qui, non qui, non qui o in altri punti, ma sempre dove c'è lo 0 dB. Ok, quindi potremmo tagliare qui. Il comando per farlo da Reaper è semplicissimo, basta selezionare e cliccare S. Come vedi, cosa è successo? Ho tagliato le due tracce, vedi? Te ne accorgi dal fatto che posso spostarla tranquillamente. Questo software, credo che lo facciano anche altri, magari questo lo fa in automatico, magari gli altri bisogna impostarli. Cosa fa? In presenza del taglio va a creare un fade out e un fade in, cioè, come vedi, io posso anche modificarlo. Che cos'è questo, o eliminarlo del tutto? Cos'è questo fade in e fade out? È una diminuzione del volume, perché di solito quando soprattutto non si fanno dei tagli molto precisi, ci può essere un piccolo clip finale, sai, quei rumorini finali, per cui il software ti dice: guarda, io in automatico ti taglio un pochino dalla fine della traccia, un pochino dall'inizio, in modo che in teoria dovremmo avercela fatta. Questo segnale qui, per esempio, potrebbe portarci un po' di problemi, per cui possiamo fare così e farlo entrare nella zona di 0 dB, per cui, come vedi, qui il volume è al massimo, pian piano scende a 0, ok? Qui di contro, qui invece piano piano sale da 0 al massimo, quindi al volume che abbiamo impostato 0 dB. Bene, quindi diciamo che rimpicciolendo qui o ingrandendo come vuoi, questa traccia qui che è vuota la eliminiamo con un clic e adesso abbiamo la nostra traccia pulita, quindi possiamo metterla all'inizio del file audio. Questa, diciamo, è la prima cosa che si fa, l'inizio e la fine. Ok, perché alla fine, magari vedi, ho troncato la registrazione così, questa cosa non va bene. Ora, a prescindere dalle parole che io abbia pronunciato, è troncato. Quindi, dando per scontato che qui magari ho salutato, ho ringraziato, ho fatto quello che volevo e quindi è finita, io posso tranciare qui. Quindi, di nuovo S, si crea il solito fade in, fade out, elimino questo e la mia traccia è pulita anche alla fine. Ok, adesso non ci focalizziamo sulle parole che io ho registrato, ma sulla pulizia. Ti sto facendo tutti i vari esempi che potresti incontrare sulla tua strada. Ti dico una cosa, molto spesso ho avuto difficoltà quando faccio le interviste, quindi non tanto col mio microfono perché ho un suono pulito e va bene così. Molto spesso cosa accade? Accade che quando intervisto persone, queste persone hanno microfoni di scarsissima qualità o addirittura registrano con le cuffiette dello smartphone. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il rumore, il fruscio di sottofondo sarà molto 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 alto. Allora io cosa faccio? La prima operazione che faccio è quella di, facciamo conto che anche qui c'è del fruscio, cosa faccio? Vado all'inizio della traccia e elimino tutte le zone di silenzio dove magari può essere presente il fruscio, quindi vado sempre ad ascoltare ovviamente e diciamo che questa zona dove c'è questa piccolissima
forma d'onda, potrebbe darmi fastidio. Quindi cosa faccio? Taglio qui e posso o diminuire, posso diminuire a 0 il volume, ok? Facendo così, vedi? Guarda in alto qui, dove c'è il mio mouse, succede questo, vedi? Meno, e va fino a meno infinito. Eccolo qua. Quindi da 0 dB a meno infinito. In questo momento ho silenziato questa parte, quindi la traccia va avanti, c'è questa frazione di secondo di silenzio e continua. In alcuni casi potrebbe non essermi utile, quindi cosa faccio? Anziché diminuire il volume, la cancello direttamente e magari unisco qui. Devo ascoltare e magari questa pausa può essere utile, o se non è utile la avvicino fino a diciamo, come vedi, unirle, e va bene così. Questa cosa la puoi fare sia se ci sono frusci o altri rumori di fondo, ma la puoi fare anche nel caso in cui ci siano dei respiri, cioè suoni che non ti interessano. Quindi magari stai parlando al microfono e poi riprendi a parlare perché sei andato quasi in apnea, no? Non hai una voce allenata, hai voluto parlare tanto spiegando un concetto, sei arrivato alla fine, inevitabilmente devi prendere fiato, se no muori, e quindi ok, senti quello. Mettiamo caso che questo è un respiro, quindi un suono che non ci interessa tenere, lo eliminiamo andando, mi raccomando, sempre a tagliare a 0 dB, lo eliminiamo e riavviciniamo la traccia perché lì c'era il respiro. Ovviamente tutte queste operazioni le fai con le cuffie. Ogni volta che fai questo tipo di taglio vai qui, premi play, lo ascolti e vedi se va bene. Se non va bene lo avvicini ancora di più, se non va bene perché è troppo vicino lo allontani. Insomma, fai tutto quello che devi fare. Questo per quanto riguarda i tagli, che sono, diciamo, la parte successiva alla registrazione. Vedi, qui ci può essere un po' di spazio vuoto che però potrebbe presentare del fruscio, per cui lo andiamo a eliminare o andiamo a ridurre il volume. Quindi o riduciamo il volume se ci interessa mantenere questo spazio vuoto, oppure lo andiamo ad eliminare. Ho eliminato al contrario. Seleziono qui. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Mi porto questa, hai visto come è fatto velocemente? Mi sono trasportato una traccia audio su un altro canale, semplicemente facendo drag and drop, molto molto semplice. Potrebbero essere quindi due voci e nel caso dell'intervista, quindi questa è la domanda, questa qui è la risposta, questa è la successiva, un po' di commento e la successiva domanda. Bene, allora dobbiamo andarceli a incastrare bene, vedi qui si sovrappongono, magari possiamo dargli non immediato perché è come se dicessi come stai? Bene, ok, come stai? Bene. No. Come stai? Spazio. Bene. Ok? Quindi devi vedere tu in modo come suoni bene insieme. Potrebbe volerci un po' di spazio, meno spazio. Questo con le cuffie, mi raccomando, ascoltalo. Stessa cosa, la persona finisce di parlare, noi non iniziamo immediatamente, ma magari gli diamo qualche frazione di secondo per vedere che effettivamente, per far risultare il tutto molto gradevole. Nel caso in cui stiamo parlando con una persona e facciamo una domanda e lui inizia a parlare prima della nostra domanda, oppure noi entriamo mentre lui sta parlando dicendogli che siamo d'accordo, oppure chiedendogli un approfondimento su quello che ha detto, allora in quel caso potrebbe essere utile fare una cosa del genere. Se la persona ha iniziato a parlare mentre noi abbiamo parlato, ok, potrebbe essere questo il caso, noi finiamo di parlare e lui ricomincia, quindi fa tutta la sua esposizione e poi noi ci riagganciamo alla fine dando magari un po' di spazio. Ora io ti sto facendo vedere come fare un editing base della voce, però ci potrebbero essere miliardi di casistiche per cui non posso prevederle tutte. L'importante è che tu sai che puoi splittare le tracce in questo modo, separandole con il tasto S qui su Reaper, ma sulla tua piattaforma ci sarà sicuramente un tastino che in automatico, cliccandolo, separa le tracce. Ti ho spiegato fade in e fade out che serve per ammorbidire il taglio, ecco, potremmo dire questo, serve appunto ad ammorbidire il taglio, quindi renderlo meno spigoloso, meno netto. Puoi modificartelo a tuo piacere, ampliandolo o diminuendolo. Come sovrapporre le voci
e come ti ho già fatto vedere durante la registrazione, l'importante è che non vadano in clip, quindi puoi sovrapporle, ma la sovrapposizione delle voci potrebbe creare un volume più alto e potrebbe andare in clip, per cui è necessario poi fare degli accorgimenti. Quindi puoi tagliare quelli che sono respiri, quelli che sono magari mentre il tuo collega stava parlando a te è vibrato il telefono, si è sentito nel microfono, quindi vuoi eliminarlo, vai nella traccia tua, nello spazio vuoto dove tu non parlavi ma c'è un minimo di forma d'onda del telefono, lo tagli o diminuisci a zero il volume, diminuisci in senso meno infinito il volume, quindi lo escludi totalmente, oppure lo tagli e va bene lo stesso. Oppure interferenze, frusci, quando, come ti raccontavo prima, intervisto persone, questi hanno dei microfoni di scarsissima qualità, spesso c'è molto fruscio di sottofondo, per cui cosa faccio? Elimino tutto il fruscio o i rumori di sottofondo delle fasi mentre lui non parla. Ok? Quando lui parla il discorso è diverso, te lo faccio vedere in un prossimo video dove parliamo appunto di come utilizzare dei plugin per migliorare il suono della voce. Quindi quando lui parla è un po' più complesso perché non possiamo eliminare il volume, perché c'è anche la sua voce che parla, è tutt'uno, cioè voce più rumore di sottofondo, e quindi inevitabilmente se abbassiamo il volume abbassiamo anche la sua voce, se alziamo il volume della sua voce perché è bassa alziamo anche il rumore di sottofondo, questa cosa è molto 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 negativa. Quindi laddove il nostro interlocutore non sta parlando possiamo portare a meno infinito, quindi eliminare il volume o addirittura tagliare il pezzetto di silenzio, quindi eliminiamo il fruscio che si sente magari mentre noi stessi stiamo parlando. Se invece il rumore di fondo è sotto la voce della persona, allora dobbiamo utilizzare altre tecniche. Il problema potrebbe essere quando questo fruscio è talmente forte che pur utilizzando dei plugin andiamo a deteriorare proprio la voce anche della persona, perché fin quando è un po' di fruscio, un po' di rumore di sottofondo riusciamo anche a toglierlo. Ovviamente che cosa fanno questi plugin? Quando tolgono il fruscio di fatto eliminano delle frequenze, ok? Frequenze che però in alcuni casi sono proprie solo del fruscio, solo del rumore, perché lavorano a una frequenza tale che ci sono solo loro. Quando sono troppo forti e devi andare a usare in maniera massiccia il plugin, vai inevitabilmente a lavorare anche su alcune frequenze della voce. Questo vuol dire che più lavori per eliminare il fruscio, più la voce verrà danneggiata e quindi suonerà boxy, suonerà inscatolata, perché stai eliminando tutte quelle fruscie, tutto il fruscio magari che ha delle frequenze medie, medio-alte, che però formano la voce, per cui verrà fuori una voce inascoltabile. Per questo è fondamentale, mi rendo conto, in un mondo perfetto lo sarebbe, che tutti avessero un microfono decente per poter registrare, o anche un ambiente silenzioso, perché non sai quante volte mi è capitato di registrare interviste e le persone non spegnevano il telefono, nonostante io gliel'avessi detto prima, e avessi detto guarda metti per favore in muto il telefono, metti in aereo, quello che ti pare, togli il volume al computer perché sennò se ti arriva una mail si sente, insomma fai tutte queste piccole accortezze, chiudi la porta, spegni il ventilatore o l'aria condizionata, insomma per assicurarmi che ci siano meno rumori di fondo possibile. Nonostante questo le persone però se ne dimenticano, oppure pensano che vabbè tanto non mi scrive nessuno, tanto non mi arriva nessuna mail, tanto nessuno entrerà nella stanza o così via, e invece si sentono cose che poi in fase di editing è difficilissimo eliminare, o in alcuni casi non si possono eliminare perché sono sovrapposti alla voce. Quindi il consiglio è sempre di avere un prodotto iniziale, cioè la voce iniziale che funziona bene, che si sente bene, in modo che possiamo andare a migliorarla. Nel momento in cui invece noi dobbiamo andare a risolvere problemi, facciamo un passo precedente, un passo indietro, e poi avremo una voce che inevitabilmente perché artefatta non suona bene come quello che vorremmo. Spero che questo video ti sia stato utile, spero che le modalità con cui ti ho dimostrato come è facile tutto sommato eliminare le imperfezioni dalla tua traccia audio possano esserti utili per i tuoi podcast, così d'ora in poi possono suonare meglio. Benissimo, siamo arrivati in conclusione di questo video, per cui non mi resta che salutarti, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Grazie mille e alla prossima!